Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui in compagnia di Arnaud presso Mondo Rose e Fiori stiamo girando una bellissima playlist tutta dedicata alle rose. È arrivato il momento di vedere cosa fare quando ci troviamo di fronte a una pianta invecchiata, un po' messa male diciamo così, cosa fare per cercare di recuperarla. Andiamo a chiederlo ad Arnaud. Eccoci qui Arnaud, allora cosa fare con questa pianta che mi dicevi non è messa proprio bene, giusto? Sì, esatto. Ci ritroviamo, e capita anche a chi cura al meglio il suo giardino, di avere piante stanche, diciamo. Anche le piante hanno il loro tempo e non sempre danno tutto quello che vorremmo farle fare, e quindi ci ritroviamo spesso, se abbiamo trascurato una parte del giardino per qualche anno, delle piante che possono stare un po' in questo stato, cioè con alcune parti decisamente vecchie, grigie, che non portano più niente, sono proprio secche, altre parti che stanno seguendo praticamente la stessa direzione. Come vedete dal colore, qui ci sono probabilmente anche un po' di funghi che stanno risalendo lungo il ramo e potrebbero rischiare di portare via questa parte qui, e qualche parte invece più giovane, come vedete dall'altra parte. In questi casi, anche se dispiace, potare sembra sempre una forzatura rispetto alla pianta, può essere il momento giusto per dare un colpo, diciamo, con la potatura e cercare di rinnovare questa pianta. È molto importante capire intanto quando questo può essere fatto. È sempre importante ricordarsi che è bene stimolare le piante quando questo stimolo può essere accolto. Quindi posso fare questo lavoro o a febbraio, quando è il momento della potatura invernale, o magari a fine luglio, inizio agosto, quando davanti abbiamo un periodo più utile per le piante, con tempo un po' meno caldo, con qualche prima pioggia eccetera, perché questo stimolo che andremo a dare con una potatura molto drastica potrà essere accolto dalla pianta, e successivamente alla potatura dovremo dare una buona concimata a questa pianta perché lo stimolo che abbiamo dato possa tradursi anche in un apporto di nutrimento nuovo. In sostanza, la cosa veramente importante in questo caso è rendersi conto che su questa parte più vecchia del ramo ci sono state sì delle gemme in passato, ma ormai è talmente vecchio questo ramo che non c'è più possibilità che si riattivino queste gemme che erano state formate a suo tempo. Quindi su tutta questa parte del ramo, qualunque sia l'altezza alla quale lo taglio, non c'è speranza che mi rifaccia un getto nuovo. Questo è secco, il primo ramo che trovo un po' più verde potrebbe essere questo, quindi per cercare di stimolare al massimo la pianta potrebbe essere una prima potatura, potrebbe essere per esempio quello di levare il secco e quello di lasciare pochissime gemme sulla parte terminale del ramo, come in questo caso ho lasciato 1 e 2 gemme soltanto su questa forchetta, diciamo. Oppure anche una potatura più drastica, vediamo dopo. Se io stimolo molto questa parte della pianta, seppure su un ramo vecchio, è possibile che riattivando oggetti nuovi su questa parte la pianta non abbia lo sfogo sufficiente e generi un ramo nuovo nella parte più bassa della pianta, come fece l'anno scorso con questo getto nuovo. Quando la pianta avrà fatto questo getto nuovo laterale, sarà molto facile per me magari decidere di favorire questo getto nuovo lasciando semplicemente la parte nuova, e quindi ho riabbassato la pianta, l'ho riavvicinata alle sue radici, e lavorando così in 2 tempi, una prima volta spesso a febbraio, una seconda volta invece può essere a maggio, quando la pianta ha manifestato una nuova ripartenza, posso ritagliare soltanto in secondo tempo la parte più vecchia della pianta e così ringiovanirla. Naturalmente levo il secco o con le forbici o con il seghetto, eccoci, e via discorrendo. Cerco di riavvicinare la pianta alla parte bassa e successivamente anche rapidamente, per non perdere troppo tempo in questa occasione, ripoto la pianta su poche gemme in modo da obbligarla a rifare qualcosa di nuovo su parti molto più basse della pianta. Questo potrebbe essere un primo risultato, dopodiché concimo, zappo e ridò una nuova vita a questa pianta un po' invecchiata. Quindi la potatura, da quanto ho capito Arnaud, è una potatura, diciamo, possiamo dire drastica. Assolutamente. Dopodiché un po' di concime,
Un po' di concime, una zappatura, stare attenta all'acqua, soprattutto se è ancora caldo, se l'avessimo fatta a fine luglio, agosto, più il concime va bene se poi state dietro alla pianta dandogli l'acqua. Se invece l'avete fatto questo lavoro a febbraio, il problema dell'acqua è molto meno sentito naturalmente, non c'è il rischio di bruciarle col concime nei periodi freddi. Bene, dopodiché quando è che vediamo se la pianta reagisce bene a questo intervento? Subito? Come ho detto prima, ho fatto vedere in riassunto due momenti, un primo di forte stimolo delle parti vecchie lasciando poche parti giovani, aspettare che la pianta rigeneri qualcosa di nuovo dal basso e dopo prendere il seghetto e tagliare la parte vecchia, quindi riabbassando la pianta e rigenerandola. Benissimo, ringraziamo Arnaud per questa bella e pratica spiegazione. Vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice all'insù e a condividere i nostri video nei social che ritenete più opportuno. Ciao, alla prossima! Ciao!